Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Danico94, esperto di Crash Bandicoot. Sono passati esattamente 2 anni e mezzo dall'ultima volta che ho fatto un video dove parlavo di un videogioco molto oscuro della serie, ovvero Crash Bandicoot 99X. Sapete, no? Quello di Mr. Crumb, l'LCD. Era un video molto raffazzonato, avevo la faccia molto gonfia e avevo dei capelli assurdi. Col tempo, esattamente dopo l'uscita di quel video, sul web è iniziata una sorta di ricerca di questo videogioco e si sono scoperte molte cose in più. Oggi quindi mi prendo di buona leva e faccio un qualcosa di molto più professionale, un qualcosa che cerchi di essere sia una recensione sia una scoperta su questo videogioco molto misterioso. Oggi parliamo di Crash Bandicoot 99X della Tiger, il primo videogioco ufficiale non sviluppato dalla Naughty Dog. Crash Bandicoot, sì, è il titolo del gioco, molto originale, è un gioco platform del 1998 sviluppato e pubblicato da Tiger Electronics, rilasciato su una console portatile dedicata a lui. L'IP è stata concessa in licenza per l'uso di Tiger da Universal Interactive. È il terzo gioco distribuito nella serie di Crash Bandicoot, così come il primo a non essere sviluppato da Naughty Dog, il primo ad essere rilasciato su una console portatile, il primo spin-off del franchise e il primo a presentare un'opzione multiplayer. Wow! In pratica questo gioco batte Crash Warped, CTR, Crash Bash e Crash Bandicoot XS. È assurdo come riesca a sconfiggere tutti questi giochi con un colpo solo. Nonostante abbia lo stesso nome, il gioco non è né un adattamento né un porting del gioco del 96, anzi è caratterizzato da una trama distinta e un insieme di livelli a sé stante. Vi chiederete quale sia la trama? È ovvio. Il fantasma di un anziano benestante di nome Mr. Crumb, descritto come senza amici ed egoista in tutta la sua vita, continua a perseguitare la sua villa dopo essere morto per proteggere la grande quantità di oro che ha lasciato lì. Mr. Crumb ha anche svegliato i non morti mentre era sul letto di morte, per aiutarlo a proteggere la villa e l'area circostante una volta passato a miglior vita. Crash, tentato dal fascino del tesoro proibito e dalle voci che circondano la villa infestata, osa entrare nella villa di Mr. Crumb per cercare di rubarlo. Lungo la strada si ritrova contro l'esercito dei non morti di Mr. Crumb. E come dissi nel vecchio video, potete già sentire nell'aria l'odore di Crash Bandicoot. Il rilascio di questo gioco è arrivato come parte di una serie di Tiger Electronics denominata 99X. A differenza delle versioni tipiche della società, che erano spesso sistemi di gioco di fascia bassa con schermi LCD, questi erano una serie di palmari dotati di matrice dot matrix, con una risoluzione schermo 80x80, consentendo una grande varietà di sfondi e gameplay diversi in un singolo gioco. Pur eseguendo un programma software memorizzato nella ROM, quindi in futuro un giorno potrà essere giocato tramite emulazione, speriamo, i giochi erano su console dedicate simili ai successivi giochi TV plug and play del primo decennio del 2000. All'uscita, Crash Bandicoot 99X fu venduto a un prezzo superiore alla media per un palmare LCD. Ciò implicava un maggior livello di qualità, ad un prezzo di $29,99. In effetti, questo era più costoso del prezzo di alcuni dei loro precedenti giochi. Crash Bandicoot era uno dei 4 palmari rilasciati nella linea 99X. Gli altri 3 erano Mutoys, il porting di Resident Evil 2, e VCU and We All Thunder, un gioco di wrestling. La serie 99X è stata annunciata per la prima volta nel febbraio 1998 e in quel momento fu menzionato solo Mutoys. Successivamente, nel luglio dello stesso anno, un membro dello staff di Tiger ha rivelato in un'intervista con un fan sul sito web Slikes Compendium che ora avevano la licenza per creare giochi basati sulla serie di Crash Bandicoot e che il prossimo della linea 99X sarebbe stato proprio Crash. Il mese successivo, Hasbro, che aveva appena acquisito Tiger Electronics, registrò il dominio per il sito web ufficiale di 99X Games e lo lanciò su internet. Non è chiaro esattamente quale sia la data esatta del rilascio di Crash Bandicoot 99X sul mercato, ma tramite l'Internet Archive si può vedere che il gioco era disponibile almeno dall'11 novembre 1998 nel negozio Tiger di Game.com. Wow! Io nel 98 pensavo unicamente a una cosa. Il gioco quindi è stato venduto per la prima volta tra agosto e novembre 98, quindi il rilascio del gioco è precedente a quello di Crash Bandicoot 3 Warped. Ok, le basi ci sono tutte.
Ma il gameplay? Il vero fulcro del videogioco? Beh, Crash Bandicoot 99X è un gioco platform con una prospettiva in terza persona. Il gioco viene visualizzato da un punto di vista pseudo 3D, ma utilizza sprite 2D, nello stile di giochi come Antarctic Adventure o, per restare in tema Crash, completamente uguale a Crash Twin di 3D per cellulari. Infatti, il giocatore ha il pieno controllo sui movimenti del personaggio principale, con l'eccezione di essere in grado di camminare all'indietro verso un'area precedentemente visitata a causa delle limitazioni del sistema. Il giocatore controlla Crash e, in grado di muoversi in avanti e di lato, deve attraversare una serie di livelli che implicano salti e l'uso del suo attacco giravolta per aggirare gli ostacoli. L'obiettivo principale del gioco è riuscire a raggiungere la villa di Mr. Crumb e prendere il suo tesoro, nonostante i demoni, i zombie e altre creature non morte che sono state inviate per fermare Crash lungo il cammino. Il gioco è suddiviso in 4 aree tematiche, ognuna delle quali rappresenta una parte del viaggio di Crash per raggiungere la villa dall'esterno. Si tratta di Haunted Forest, Catacombs, Graveyard e infine The Condemned Mansion. Da un HUB, denominato The Mansion Grounds, Crash può selezionare l'ordine in cui giocare queste aree. Cosa non poco curiosa, specialmente per i tempi, è che questo gioco non è suddiviso in livelli. Piuttosto, ogni area è divisa in 3 sottosezioni chiamate percorsi. Mentre Crash raggiunge la fine di un sentiero, arriverai ad un bivio. Ogni volta che si verifica un bivio, il giocatore riceverà un oggetto se sceglie di prendere la strada giusta. Se si sceglierà la via corretta, il giocatore verrà indirizzato al percorso successivo, ma potrà continuare solo se ha acquisito un particolare oggetto richiesto in una precedente occasione quando ha selezionato la strada giusta. Vedi un po' che casino. Ciò aggiunge effettivamente più rigiocabilità, poiché significa che un percorso deve essere rivisto più volte per poter ottenere l'elemento necessario per progredire ulteriormente. Gli oggetti da collezione assegnati a una giusta strada sono tutti oggetti arbitrari, come una torcia, che vengono memorizzati in un inventario una volta ottenuti. L'inventario può essere richiamato in qualsiasi momento per selezionare o utilizzare gli attrezzi. Funziona in modo simile alla raccolta e all'uso di oggetti in alcuni giochi di ruolo, come The Legend of Zelda. Se il giocatore riesce a raggiungere la fine di tutti e 3 i percorsi in un'area, Crash dovrà affrontare un boss. I boss delle prime 3 aree sono servi di Mr. Crumb, Thornfing, Grumbler e Digger. L'ultimo, alla fine di The Condemned Mansion, è il fantasma di Mr. Crumb. Bene, fino a qui direi che ci siamo. La cosa più importante però è sapere che aspetto abbiano questi personaggi esclusivi di questo videogioco. Grazie all'utente Werewolf abbiamo avuto modo di vedere gli sprites e anche i suoi fan 3D model. Quindi ragazzi miei, per la prima volta possiamo vedere Mr. Crumb in tutto il suo splendore. Ma andiamo con ordine. Il primo boss, Thornfing, è un albero umano. Si può vedere che è un tronco che sembra strappato da una tempesta, provvisto di arti come braccia e piedi e, dentro un'incavatura al centro del tronco, degli occhi nascosti nell'oscurità. La sua presa è letale e stridola ai nemici con particolare veemenza. Del quartetto dei mostri di questo videogioco, Thornfing è quello molto carino, se mi passate il termine. Sarà anche per gli occhi alla Kirby. Il secondo boss è Digger, che, come possiamo ben vedere, è lo scheletro di un demone. A caratterizzarlo sono i suoi occhi rossi, dalla quale potrebbe sparare dei laser. La sua velocità e la sua agilità rendono Digger uno dei personaggi più veloci e più pericolosi per Crash Bandicoot. Il terzo boss, Grumbler, è in tutto e per tutto una mummia. Provvista anch'esso di occhi rossi, Grumbler è molto lento e molto pesante, ma una volta che prende la sua preda non gli lascia più scampo. È assolutamente il demone più forte del comando di Mr. Crumb. Infine abbiamo Mr. Crumb stesso. Essendo un fantasma, la particolarità del suo corpo è essere trasparente. Ha delle lunghe zanne affilate come mani e la sua testa è un teschio sprovvisto di mascella che rende la sua bocca completamente libera da qualsiasi morso e da qualsiasi limitazione. Questo porta ad avere il suo mento molto più in basso del normale. Indossa una canotta nera. Il nero, colore del male, secondo molti, rappresenta in toto il suo ruolo in questo gioco, ovvero il boss finale.
Normal gaming systems and crash into a multi-level gaming universe. Only 99X hacks 6400 high-res screen and digitized sound into a Crash Bandicoot game you've never played. Link this spin, move, and smash, jump, and hijinks with other 99Xs for a head-on crash. Then boot up 99X to your computer and crash the Tiger website for expanded gameplay. 99X Games, stretching the confines of portable gaming. Come nei giochi per console che l'hanno preceduto, nei livelli sono sparse delle casse dentro le quali è contenuto un frutto Wumpa, di cui 100 concedono una vita extra a Crash o una maschera Agu Agu che gli garantisce una protezione temporanea dai nemici. Ebbene sì, Agu Agu ha accompagnato Crash in questa insana avventura. Tornano anche le casse TNT. Oltre a queste, altre casse comuni della serie, come la cassa freccia o la nitro, non sono presenti. Inoltre, non è obbligatorio rompere ogni cassa nel livello e non ci sono ricompense se il giocatore lo fa. Tramite un pacchetto Web Link venduto separatamente, che conteneva un CD e un modem, il portatile di Crash Bandicoot poteva essere collegato ad un computer. Da qui, il giocatore poteva quindi caricare il suo punteggio più alto in una classifica sul sito web ufficiale di 99X Games. Il Web Link avrebbe anche permesso al giocatore di scaricare codici nascosti e funzionalità sul proprio palmare attraverso il sito web ufficiale, nel caso di ciascun titolo 99X. Tuttavia, dal momento che il sito web è stato da tempo abbandonato, non è chiaro se e quali contenuti extra ci fossero per Crash Bandicoot in particolare, e in entrambi i casi è ora impossibile scaricarli, a meno che i file non tornino online in un secondo momento. Il manuale stesso si riferisce solo a codici segreti. Ad inizio video parlavamo anche di una modalità multigiocatore. Un cavo era presente gratuitamente con ogni copia del gioco, che poteva essere utilizzato per collegare insieme due palmari di Crash Bandicoot. Il multiplayer consiste nel giocare la stessa campagna in single player, ma una volta connessi, i due giocatori competono uno accanto all'altro con i giochi che registrano i loro progressi. Chi vince più a lungo senza raggiungere il game over, ottenendo a sua volta il punteggio più alto, vince. Questo era infine Crash Bandicoot 99X, uno dei giochi più oscuri della serie. Nonostante sembri un semplice giochino LCD, come quelli che potevi prendere al McDonald's o nei centri commerciali agli inizi del 2000, è chiaro come questo gioco fosse qualcosa di più, una via di mezzo fra il WonderSwan e i giochi LCD. Già il semplice fatto che potesse funzionare tramite ROM ti poteva far capire che c'era qualcosa in più. Non solo, a giudicare dai pochissimi e rarissimi gameplay di questo gioco su YouTube, possiamo anche notare che c'erano i suoni dell'originale Crash Bandicoot. E questa non è cosa da poco. È un vero peccato che questo gioco sia stato scoperto soltanto recentemente, ma al tempo stesso è anche affascinante, perché come dicevo nel mio scorso video, non si smette mai di imparare. Siamo riusciti soltanto in questi ultimi anni a scoprire un gioco ufficiale uscito nel 98, ovvero 21 anni fa. Per di più abbiamo avuto modo di vedere il capostipite di elementi nella serie di Crash Bandicoot come l'Accademia del Male, Nina, i Grimly, tutti elementi codici e spiritici che non ci saremmo mai aspettati di vedere in Crash Bandicoot, non almeno nel periodo Naughty Dog. E forse è proprio questo che manca nella serie da tanto tempo. La magia, la stregoneria, se mi passate il termine. Lo sappiamo tutti quanti, la serie di Crash Bandicoot tratta verosimilmente il rispettare la natura, come si vede in Crash Bandicoot 1 quando si va a sconfiggere Cortex sia per liberare Tauna che per liberare l'arcipelago dall'inquinamento di Cortex, che sulla scienza, perché appunto impersoniamo un mutante geneticamente modificato. Ma dimentichiamo spesso che c'è un terzo elemento che viene spesso bistrattato: la magia, elemento che viene rappresentato dalle maschere, Agu Agu, Uga Uga e gli elementali, e anche dal crashare, il jailing di Crash Bandicoot of the Titans e Crash 2 i mutanti. Quindi quando succedono cose come questa, ovvero presenza di fantasmi, demoni e mostri di vario genere legati direttamente alla magia, restiamo un po' straniti, ma nonostante tutto dovremmo capire che la magia e la stregoneria fa parte di Crash in tutto e per tutto. Per quanto riguarda i personaggi esclusivi di questo videogioco, posso dire con certezza che sono tutti molto caratteristici, tranne la mummia. Però quello che salta subito all'occhio è Mr. Crumb, un personaggio davvero interessante, il primo cattivo che non è né Cortex né Uga Uga. E questa è una cosa davvero importante, perché dà alternativa ad una serie che per me è prettamente
completamente infinita. Spero che un giorno Activision, Vicarious, Vinox o chi altro che lavorerà alla serie riuscirà in qualche modo a ripescare questi personaggi e questa storia per farne un qualcosa di nuovo, così da far mostrare al grande pubblico, al pubblico mainstream della serie di Crash Bandicoot, questa piccola perla grezza di Crash Bandicoot 99X. Bene, direi che con questo videogioco possiamo dire nuovamente aperta la serie di recensioni. Essendo appunto questo gioco uscito subito dopo Crash Bandicoot 2, quello che verrà dopo è Crash Bandicoot Warped. Quindi non vi prometto nulla, ma mi sto già mettendo al lavoro per la recensione di Crash Bandicoot 3. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Come sempre potete trovarmi sulla pagina Facebook Crash Bandicoot Zone, pagina italiana, sulla pagina Instagram Crash Bandicoot Zone e sul sito ufficiale crashzone.forumcommunity.net. Noi ci vediamo ad un prossimo video ragazzi, statemi bene e come sempre viva Crash Bandicoot! E voglio Mr. Crumb in CTR Nitro Fuel.